L'ospite di oggi, Gianluigi Longari di Sport Italia. Gianlu, ciao. Ciao Simon, ciao a tutti. Gianlu, è un mercato del Milan che è vissuto per ora un po' così, a ritmi alterni. Nella prima parte tranquillo, soprattutto per quanto riguarda gli arrivi. È uscito però a un certo punto Paolo Maldini, è uscito Sandro Tonali e adesso sembra che il mercato del Milan sia più attivo verso le entrate. Non è che ci stia annoiando, diciamo No, così. assolutamente Quasi no. non- È stato non un succede giugno più di tanto. clamoroso, sì, sì, assolutamente Infatti. sì. Ti aspetti qualcosa di più ancora, se per paradosso, in questi ultimi giorni di giugno, oppure ci si accontenta, tra virgolette, di chiudere Loftus-Cheek in via definitiva? No, non ci si accontenta, secondo me qualcosa succede, anche perché comunque il Milan è una società sana dal punto di vista economico, che anche delle altre, basta guardare dall'altra parte della città, avrebbe avuto già a prescindere un bar a disposizione per il mercato. Figuriamoci con una cessione come quella di Tonali, per cui sicuramente il Milan secondo me movimenterà molto l'estate. Ora non dico che tutto verrà messo a disposizione della campagna acquisti in aggiunta al budget, però sicuramente il Milan sa di avere di fronte un'estate di fondamentale importanza, no? per modificare i connotati della squadra da tutti i punti di vista, per cui secondo me il Milan farà parecchie cose in attacco principalmente, ma in tutti i ruoli se ce ne sarà la possibilità, per cui secondo me è un'estate in cui forse sarà la squadra più attiva, ci saranno tante operazioni sia in entrata che in uscita, e per cui sono giorni e settimane che tenderanno a scaldarsi. A proposito di questo, insomma, è stata anche la settimana di un attaccante, ovvero quello di Marcus Thuram, che è andato all'Inter e quindi il Milan si ritrova a dover riempire la casellina del giocatore che insieme a Olivier Giroud farà il 9, diciamo così, l'attaccante centrale della prossima stagione. Gli ultimi due nomi sono quelli di Morata e Scamacca. Vengo da te a chiedere un po' lume a Ma peraltro riguardo. ti dico, guarda, per Mm. quanto riguarda Thuram, il Milan ci credeva parecchio nella conclusione di questa trattativa, tanto che da quanto mi risulta addirittura si erano spesi anche dei suoi compagni di nazionale per cercare di convincere Thuram ad indirizzare la sua scelta verso il fronte rossonero. Hernandez, ma Mignana anche, per cui insomma il Milan ha fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per cercare di arrivare a una fuga bianca con Thuram. Per quanto riguarda gli attaccanti, certamente i nomi che hai fatto sono giocatori che per caratteristiche sarebbero ideali, no? per quanto riguarda il Milan. Morata è un backup perfetto di Giroud, e Scamacca è invece il giocatore più futuribile con quel tipo di caratteristiche. Magari non viene identificato come un centravanti tecnico, ma lo è, e parecchio, per cui secondo me è un nome da tenere in assoluta considerazione quello di Scamacca, se ci sarà la possibilità di trovare un accordo con il West Ham, chiaramente con intelligenza, senza buttare per sperare soldi, perché comunque lui arriva da una stagione complicata, poi è reduce da un infortunio con i tempi di recupero che ci vorranno per averlo al 100%, però secondo me Scamacca è una pista da seguire per il Milan, compreso anche il discorso di Morata, che comunque potrebbe essere liberato ad un prezzo relativamente basso. Gianluigi, ciao, come pensi che possa venire gestito, come dire, il budget, anche se questa parola non piace troppo, ma il budget a disposizione tra l'esterno di destra e il centrocampo? Perché è vero che, insomma, Loftus-Cheek è praticamente in chiusura, però il Milan, Tonali o non Tonali, già aveva bisogno di 1/2 centrocampisti di un certo tipo. Nonostante ciò, le voci su Ciukwueze, Arda Güler e quant'altro continuano a essere insistenti per l'esterno. Pensi che si farà un 50-50 o si andrà puramente di occasione, di cosa si riesce a far prima e meglio? No, penso che non sarà una cosa schematica 50-50, ma come dici tu si andrà di occasioni, anche perché poi ogni trattativa fa storia a sé, no? Magari tu metti in preventivo di spendere una cifra, magari c'è una clausola rescissoria, poi dopo ti aggiungono che c'è una commissione che è più alta della clausola rescissoria, e questo ti lascia intendere che magari la cifra che avevi messo a budget è un po' più complicata da essere rispettata, per cui secondo me sarà esattamente così, cioè in base alle evoluzioni del mercato verrà modulata la cifra a disposizione per l'uno e per l'altro, cioè non penso che ci siano cifre prefissate per ogni ruolo, sicuramente. Ma Gianlu, il nostro centrocampo è particolarmente vuoto, insomma, c'è Radek Krunic, c'è Pobega, adesso si è riempito con un po' con Loftus-Cheek, ma per il resto è un centrocampo particolarmente sguarnito, sia dal punto di vista fisico, perché ci serve anche qualche giocatore che
lo vada anche a occupare con muscoli e centimetri, ma anche e soprattutto di piedi, di fosforo. Che centrocampo secondo te deve immaginarsi il tifoso del Milan da qui in avanti? Perché Loftus-Cheek, ok, però gli altri nomi che sono usciti un po' sul mercato tra Musa, Reinders e compagnia, secondo te cosa dobbiamo aspettarci al centrocampo del Milan? Ma secondo me è un giocatore di qualità e penso che Reinders possa essere quello giusto per quanto riguarda il tipo di profilo che il Milan sta cercando, per quanto riguarda anche la mole di contatti che stanno contraddistinguendo questa trattativa. Secondo me il Milan cercherà di affondare il colpo su di lui. Per quanto riguarda invece Güler, la situazione è veramente, veramente intricata, cioè, cercano di seguire tutto, anche quella legata a Brozovic, questa è ancora più intricata, per cui è veramente difficile venirne a capo di tutto, però il Milan c'è su Arda Güler, questo sicuramente. Da quanto mi risulta è il giocatore che non ha sciolto le riserve, non tanto per la destinazione Milan in sé, ma quanto per la destinazione Italia, cioè nel senso Serie A, che non era certamente nei suoi desideri iniziali. Lui avrebbe voluto, da quanto so io, una squadra che gli consentisse di fare un passaggio intermedio, avrebbe avuto come priorità, o ha tuttora come priorità, per esempio un campionato come la Liga Spagnola, avrebbe voluto una squadra che gli garantisse un passaggio intermedio come il Siviglia, per esempio, che però non mi risulta sia interessato. L'Ajax, il Borussia Dortmund allo stesso modo mi risulta che non abbiano intenzione di affondare il colpo, perlomeno per ora. Ti posso aggiungere che da quello che so lui è un grande fan del Real Madrid, per cui chiaramente il Real Madrid, se si dovesse palesare e qualche contatto in corso c'è, potrebbe rappresentare una soluzione. E poi c'è il Barcellona che su questo tipo di giocatori è sempre presente e abbastanza anche fiducioso, però insomma è veramente molto intricata la questione. Per adesso direi che queste tre squadre, Milan, Real e Barcellona, sono quelle un pochettino più attive su questo fronte, ma non escludo che ne possano emergere delle altre. L'ultima domanda che ti faccio è per domani, cioè c'è Ramadani, Romero, Rebic, secondo te qualcosa ne viene fuori di concreto? Ma guarda, sicuramente, perché da quanto mi risulta diciamo che Moncada ha un rapporto molto attivo con Ramadani, quell'agenzia lì, per cui sicuramente sì, non è un caso che per esempio alla fine Romero sia una scelta, abbia scelto il Milan. Non so se l'Inter per esempio non c'è mai stata effettivamente con forza su di lui, anche perché comunque è un tipo di ruolo che non è compreso nel modulo dell'Inter, però c'erano molte squadre interessate a Romero e invece i buoni uffici di Moncada con Ramadani lo porteranno a vestire la maglia del Milan. Hai detto tu anche delle uscite, per cui secondo me non sarà una giornata interlocutoria, anzi sarà importante. Gianlu, grazie ancora per essere stato qui con noi, Grazie, buon pomeriggio. Grazie ancora. Ciao, grazie. Buon lavoro. Ciao. Ciao. Salutiamo Gianluigi Longari di Sport Italia.